So tonight we have an Italian guest and a tour from the men's freedom from Milan. We will host our interview in Italian, so for who would like to follow also with subtitles, so please wait until we will publish on YouTube. And so welcome to Clemedillo. Yes. Ciao. 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 So for now we are switching to Italian, and thanks everyone for following and supporting us. Ok. Ciao Clemente. Ciao. Benvenuto. Grazie per avermi invitato. Grazie Grazie a mille per aver deciso di partecipare al nostro progetto. È un piacere. Grazie mille davvero. Quindi allora, per prima cosa, domanda abbastanza tranquilla, volevamo chiederti se di parlarci un po' del tuo inizio, di come hai cominciato a tatuare, quando hai avuto i primi approcci al tatuaggio. Allora, ho cominciato a tatuare a Caserta intorno al 2005-2006 con Gianluca. Gianluca è quello che più o meno, Gianluca Fuso, è quello che mi ha insegnato più o meno tutto, e diciamo che l'approccio è stato, noi abbiamo avuto quell'approccio lì con la scena skate locale, i gruppi punk, hardcore. Io sono approcciato con questo. I primi tatuaggi l'ho visti, diciamo, ai concerti, alle band hardcore, cioè questa roba, soprattutto New York hardcore, così. E poi facendo skate eravamo tutti affascinati da queste grafiche delle tavole, così. Quindi diciamo ci siamo plasmati con quel background, con quell'immaginario. E niente, poi i primi passi sono stati nello studio. Ovviamente sono stati, il periodo non era quello che è ora, quindi era tutto più, tra virgolette, magico, ma anche più difficile. Però è stato molto molto figo, cioè tornare indietro certi 100 volte. E ci sono stati comunque tanti periodi del cazzo, perché comunque all'inizio è difficilissimo tatuare, fare le linee come si fanno oggi è tutto oggi è molto più semplice, no? Prima si saldava gli aghi, è la solita insalata che si dice così, però alla fine è quello, ed era magico pure per questo, ecco. Certo. C'è qualcuno in particolare che è stato di ispirazione durante il tuo percorso, soprattutto all'inizio? Ma ti riferisci a persone che conoscevo o a persone tipo tatuatori che vedevo e ammiravo? In generale, sì. Qualsiasi cosa. Beh, considera che io, non avendo avuto un apprendistato, tra virgolette, più sul tradizionale, ma approcciato direttamente a quello che piace ancora oggi, che era più la scena californiana, così. Io mi ricordo che c'era Tattoo Life all'epoca, per quando c'ero io, e mi ricordo che mi andavo a leggere le interviste di questi personaggi che li vedevo come se fossero degli dei, no? Per me tipo Grimy, Tim Liai, all'epoca già erano quelli che mi hanno praticamente espulsato tutte le... erano comunque dei giganti, no? Che sono ancora oggi, per carità. Quindi diciamo che sono cresciuto con quel background e quel modo di fare il tatuaggio in quel modo. Poi col passare degli anni, facendo guest, conoscendo, vivendo il tatuaggio così com'è, ho conosciuto altre persone che, nel senso che mi hanno dato a livello proprio fisico, non più da lettura, ecco. Che a parte Gianluca, ovviamente, Vladimir è una figura che sicuramente mi ha dato veramente tanto, anche a livello proprio di approccio disciplinare del tatuaggio. Poi col passare degli anni ci sono stati, grazie a Dio, una marea di artisti che mi hanno dato qualcosa, e c'è stato comunque uno scambio. E poi, avendo girato tanto, avendo fatto tanto on the road, quella roba a me ha proprio cambiato la vita, no? Sia a livello personale che proprio a livello del tatuaggio. È come se avessi fatto praticamente ogni volta che andavo in fare un guest, come se facessi un nuovo apprendistato praticamente. Certo. Appunto, parlando anche appunto di come ti sei evoluto, no, a livello di tatuaggio, il tuo stile comunque è molto riconoscibile, come appunto accennavi, deriva anche dal californiano. Puoi parlarci un po' di come sei arrivato a questo stile, diciamo, e come lo vedi evolvere anche in questo particolare momento della tua vita, se sta andando, diciamo, in una direzione in particolare, che cosa ne pensi? Sì, a me di base mi hanno sempre affascinato comunque il soggetto che poi affascina un po' tutti, diciamo, che è il teschio, no? E in tutte le sue variabili che possono essere, alla fine, per quanto è un soggetto molto potente, alla fine tu lo puoi, tra virgolette, lo puoi comporre e scomporre un po' come ti pare. Poi
la cosa importante secondo me è saperlo disegnare bene, ma non a livello accademico, cominciare a interpretarlo, però devi conoscerlo, se no io all'inizio ho fatto dei casini immensi, ma come è giusto che sia, perché esperimenti. E mi ricordo che all'epoca, quando facevo, e non ero mai contento, ma come non lo sono anche ora, ma è ovvio, però là era proprio, capito, non riuscivo a trovare la quadra perché era la tecnica che non c'era, avevo bisogno di essere più tecnico perché facevo troppe, e poi anche secondo me, credo che sia così. Un tatuaggio, per essere un tatuaggio visto bene e che vive negli anni, 10 anni devono passare. Se dopo 10 anni supera la prova del 9, vuol dire che è andata. E soprattutto tendi anche a semplificarti. Io facevo molti più dettagli, i clienti mi tornavano e vedevo che qualcosa non andava, anche a livello proprio estetico, no? E col tempo ho cercato di semplificare anche con il cambio dello spessore degli aghi. Magari usavo degli aghi più fini, ora con un certo tipo di spessore di ago riesco a fare una semplificazione già iconografica che mi ha cambiato, ecco. E poi è bello interpretare il tutto, però secondo me col tempo ti va a semplificare, cioè cazzo, sarà l'età che diventi vecchio, non lo so, e non ce la fai più a fare questi grossi linee, però alla fine si pare che più vai avanti e più il semplice è quello che ti piace di più. E quindi, vabbè, diciamo in generale, quindi il soggetto che ti piace di più è il teschio, quindi in generale Sì, diciamo che è quello che mi viene pure più chiesto, grazie a Dio, ma mi piace fare tutto, ovviamente. Cioè mi piace anche fare un po' robe più pazze, ecco, nel senso non è che mi do dei limiti, cerco sempre comunque di capire col cliente di non fare una caciarata, che dopo 2 anni ci scassiamo il cazzo e lui deve dirlo e devo portarlo. Però di base sì, mi piace dare tanto pepe al culo al tatuaggio, creare comunque una roba che non dico non vedi, perché tutto è stato strafatto da Donne tardi in poi, non c'è più niente che si può inventare. Però mi piace comunque essere, come dicevi tu, più riconducibile nel tratto, nel disegno, nel colore, così. Ci provo tutti i giorni, ecco. Guarda, abbiamo lo stesso problema col teschio, io pure purtroppo c'ho Adesso ce l'hanno tutti, Senti, allora, guarda, noi abbiamo sempre comunque seguito il tuo lavoro ed è evidente che comunque dipingere sia una parte essenziale comunque per i tuoi lavori. Puoi commentare qualcosa appunto riguardo l'importanza che ha per te la pittura e il disegno nella vita di tutti i giorni? Sì, allora, anche se non vanno a braccetto, secondo me, ti aiuta magari l'infarinatura accademica, ho fatto l'accademia di solo d'arte, così. Paradossalmente potrebbe anche disturbare un po' se effetto autore, perché ti porta a essere più eclettico che non dovresti, quando dovresti essere semplice e studiare quel tipo di semplicità che tu hai bisogno. Però io da piccolo ho sempre dipinto, pure se facevo il tramonto con mia mamma, così, però alla fine l'ho sempre fatto e l'ho visto come una sorta di... è una cosa che c'è dentro di te che tu hai bisogno di tirar fuori. Col tempo sono riuscito nel parolone, cioè mi piace pensarlo più che altro, a trovare nella pittura comunque sempre correlata al tatuaggio, acquarelli, quella roba là. Non sono mai stato un pittore da olio, non mi è mai piaciuto neanche. Però ho sempre trovato nel modo anche negli ultimi quadri che sto facendo, mi piace proprio l'interazione che si può creare con soggetti classici rivisitati e poi magari cercare di fare un po' quello che ti pare, perché è lì che tu puoi tranquillamente essere te stesso, perché col cliente e con la pelle sei sempre limitato, no? E sta cosa cioè io se non c'è un cazzo da fare, nel senso che sono un attimo libero, piglio e parto. Mi piace proprio, cioè quando so che ho un disegno già pronto è tipo Natale, capito? Torno a casa, sto casato, cioè mi dà soddisfazione, ovviamente anche tante penare, perché stai là a bestemmiare, non vorrei, cioè è sempre una lotta, capito? Ma è bello per quello, se fosse il contrario penso che smetterei domani mattina. Senti, tu hai comunque già accennato al fatto che hai sempre viaggiato molto, anche sicuramente per guest e convention, non solo per vivere proprio in altri posti. Secondo te, dal tuo punto di vista, puoi parlarci un po' della differenza, se c'è una differenza tra l'evoluzione del tatuaggio, diciamo, in Italia e la scena estera, diciamo, dei posti dove sei stato? Se puoi commentare un po' su questo aspetto. Sì, ti faccio subito l'approccio che con là, diciamo, dritto che... aspetta che non ti sentiamo più. Aspetta un attimo. Vai, mi senti? Ok. Sì. Dico, vado direttamente al punto che per quanto mi concerne più che altro, poi non è che ognuno ha la sua sfaccettatura.
È normale che quando vai a lavorare in America, negli Stati Uniti specialmente, hai un approccio a quello che è come se tu mangi la pizza a Napoli, no? È sempre, cioè, hai un approccio a quello che tu fai, c'è una richiesta che è maggiore e vedi che comunque tutto quello che tu hai fatto là è visto come una cosa mega normale. Però se posso dire la mia, a parte che in Italia penso che forse siamo secondi solo agli Stati Uniti, cioè nel senso c'è una scena veramente incredibile di grandissimi talenti e di nomi proprio grossi, però ovviamente è l'elo culturale che non è che siamo indietro, è che proprio è un gap forse che non si andrà mai a colmare, non so manco se chiamarlo gap, è un modo di vederla la cosa che è totalmente diverso dagli altri paesi, no? Anche voi sapete meglio di me, vivete all'estero, quindi potete anche esserne, cioè potete dire meglio di me. Quindi credo che non ci sarà mai cioè non sarà mai colmato oppure cambiato, è soltanto un modo di interagire in modo diverso, però credo che Instagram ce lo può dire tranquillamente, ormai dove vai, pure se vai nel paese più a sud trovi un ragazzo che sicuramente diventerà nel giro di 2 anni un fortissimo tatuatore. Prima era molto più complicato, no? Bisognava viaggiare tanto per prendere delle nozioni, vedere dei tatuaggi, vedere delle schiene. Oggi dove vai è imbarazzante il livello quanto è alto. È vero, verissimo. Anche perché comunque il tatuaggio adesso appunto tramite il mainstream è diventato alla portata di... No, poi si è aperto anche il bacino d'utenza, no? La richiesta, il cliente che chiede un tatuaggio. Prima era molto più settorializzato da, che ne so, essere i punk, i metallari, qualsiasi il borderline, no? Ora si è aperto a 360 e anche chi chiede i tatuaggi, persone che magari non hanno mai fatto parte della cultura del tatuaggio, e quindi si sono aperti anche degli stili nuovi che possa piacere o non piacere, però se ne sono aperti tanti, anzi ci sono settoriali fino ad arrivare a delle cose super minimali. È cambiato tutto. Tante volte addirittura i clienti ti chiedono con che ago voglio essere tatuato. Assolutamente sì, vabbè, quello purtroppo è per fortuna, non lo so se è un bene o un male. Quando è uscito Miami Ink e ti fa vedere a tua nonna o mia nonna, fa vedere come funzionano questi tatuaggi, è finita. Cioè, nel senso, ti perdi proprio la magia, si spegne. Lo studio è nudo, non è più come era prima. Quindi anche là sto caso già quasi 20 anni fa. Ma c'è un posto, a parte ovviamente l'Italia, dove ti piacerebbe lavorare, dove ti sentiresti forse più a tuo agio, se magari l'Italia è il posto che preferisci per lavorare? Sicuramente in Italia sto bene perché c'ho gli amici, poi c'ho la band qua, i miei cari. Mi piace un botto viaggiare perché comunque trovo sicuramente mi piacerebbe andare a vivere e lavorare tipo in California, San Diego, Los Angeles, sarebbe proprio, ma anche New York, però più la California sì, sarebbe veramente figo perché comunque ti ripeto là è proprio come stare a casa, sembra che sul tatuaggio, su tante altre cose non sono proprio d'accordo, ma come è normale che sia. L'isola felice non credo che esista ormai. Però sì, se tu mi fai una domanda, sì, là starei proprio bene. Infatti vedo di tornarci, ecco. Anche perché a livello stilistico comunque vieni apprezzato, vieni proprio, ti fanno crescere, stesso i clienti che ti fanno delle richieste che tu magari non è che sei limitato, però a una certa saturi, questi invece ti danno dei consigli, perché loro nell'immaginario loro ce l'hanno, capito? Sono cresciuti con quello. Quindi, però anche qua ci difendiamo bene. Io sto avendo un sacco di clienti e un sacco di ragazzi che ci vedono lungo proprio, mi fa molto piacere, mi fanno crescere pure loro. Senti, allora, chi ti conosce ovviamente sa che oltre ad essere un tatuatore sei il bassista di un gruppo abbastanza conosciuto sia in Italia che all'estero, i Fulci. È comunque un gruppo che principalmente prende spunto dai film del regista Lucio Fulci e quindi dalla filmografia, diciamo, splatter, l'ambientazione splatter. E hai ovviamente, penso, legato questo modo di vedere il tuo genere musicale al tatuaggio, sono legati in qualche modo? Sì. Considerando che io vengo più dal punk, dall'hardcore, quindi questo immaginario, diciamo, più horror splatter. Considera che da piccolo vedendo i film horror, cioè io proprio terrorizzavo, mai visto un cazzo, cioè. Poi quando nel 2013 Domenico, il chitarrista dei Fulci, mi chiese che lui poi era il cantante dei Fesio Reni, mi chiese di entrare a far parte dei Fulci, a parte il genere che è proprio differente, proprio come battuta di pennata di Bacchesone col plettro, ma era proprio un immaginario che non conoscessi, cazzo di metallari, quelli lunghi così. Però nel giro di poco mi sono sposato, è come se avessi trovato proprio il definitivo, no? Quindi ora sono molto contento che
tatuo la maggior parte tutti i metallari, che mi chiedono praticamente, ed è bello pure conversare quando stai tatuando dei film, perché poi mi hanno dovuto indottrinare, no? Non posso mica andare a fare i tour e non so un cazzo, quindi ho dovuto studiare. E mi sono ho rivisto tutta la filmografia di Lucio Fulci a quest'età, ovviamente è totalmente diverso, però mi sono reso conto, ecco perché è entrato nell'immaginario collettivo di tutti, e si sposa benissimo anche con, possa essere l'iconografia horror e il tatuaggio, perché è perfetto, è proprio un binomio eccezionale. E comunque sì, sta andando bene, siamo molto contenti. Anche perché avevo visto pure qualche intervista vostra, no? Il fatto che magari parlavate del fatto che guardate più volte lo stesso film per tirar fuori magari qualcosa da una particolare scena, era una cosa eccezionale. Sì. Figo, perché poi tu da una scena, cioè guardi una scena 10 volte e ti cominci a immaginare come potesse essere un riff di chitarra maligno. Poi Domenico su questo è il numero uno, è proprio un genio incredibile. E quindi ci divertiamo pure, anzi soprattutto noi ci divertiamo con Fulci, è sempre partita come una roba, facciamo sta roba in saletta. Poi quello che ci viene, noi ce la prendiamo come ci viene, però ci divertiamo, siamo proprio dei cazzoni, ci divertiamo così. Bene. A questo punto dobbiamo andare sulla parte un pochettino più pratica del tatuaggio tradizionale e dobbiamo portare un pochettino l'acqua al mulino delle macchinette a bobine. Allora, potresti parlarci del tuo rapporto con le macchinette a bobina? Ora, considera che io sì, ho comprato qualche rotativa, perché comunque sai, tutti quanti un po' chi ci si trova e chi ci si no. Alla fine torno sempre là, cioè nel senso le uso un mese, forse non ci arrivo neanche, ce l'ho nel cassetto lì un botto, ma alla fine torno sempre là. Uso la stessa macchinetta che, posso dire no, queste robe così? Uso una Spot Silver che l'ho presa da Dante del Fixit nel 2009, è ancora lì. Mi tocco sempre i coglioni ogni volta che lo dico, è ancora la mia preferita. Ovviamente ho avuto un amore e odio, perché all'inizio, essendo un po' tra mezzo autodidatta e un apprendistato così, sai, si andava un po' a tentativi così. Poi ho conosciuto un sacco di gente, che soprattutto Flavio Cannata è quello che praticamente mi ha fatto proprio perché lui è un bravissimo costruttore di macchinette e mi ha fatto proprio l'indottrinamento, sai, totale. Mi ha detto come cazzo funzionano queste macchinette, e finalmente ho avuto si è aperta come dire, il vaso di Pandora. Però sì, io sono, a parte la magia che mi danno e poi quello che riesco a fare con le bobine, io lo faccio, cioè ho provato la penna, perché non sono sarei come dire, no? L'ho provata, effettivamente sì, è molto comoda, non c'è il filo così, ma quello che faccio io, per quello che devo fare io, non mi cambia un cazzo, sono più veloce con la bobina io, cioè nel senso, farti capire pure a livello pratico. Quindi finché non renderanno illegale la macchinetta, io mi sa che vado ancora su quello. E poi mi piacciono, c'erano alcune fighe, c'è un Aaron Gaines Sepsiferri del 2001, tutta fatta, che ogni tanto la uso, non me ne fotto un cazzo da collezione, ma è così che deve essere. E quindi finché ce li ho, le uso, e non vedo questa differenza, cioè nel senso ci sarà sicuramente, ma non è quella del dire cazzo buttiamo le macchinette nel cesso, ecco. Quindi per me la bobina va ancora come deve andare, e per ora va bene così, e sono contento di usare la bobina. Guarda, allora io ti dico prima il mio pensiero e ti faccio poi la domanda. E tante volte magari le persone cambiano, che ne so, la bobina, a parte che adesso l'apprendistato esiste e non esiste, è molto relativo, però tante volte magari si predilige una macchinetta diversa dalla bobina, perché tante volte mi dicono, perché noi costruiamo macchinette a bobine, tante volte le persone mi dicono preferisco una rotativa perché devo fare meno manutenzione, non devo cambiare la molla, non devo... quello che sì. Io ho sempre pensato, sono d'accordo ovviamente a tutto questo, l'unico problema è il fatto che secondo me dovresti almeno conoscere le basi, cioè almeno le basi, perché comunque devi provare la macchinetta a bobina, devi provare la macchinetta rotativa per dire mi trovo meglio con quello o con quell'altra. Sì. E ultimamente c'è una forte tendenza comunque a usare le macchinette comunque moderne, diciamo rotative, rispetto comunque alla bobina. Secondo te i motivi trainanti di questo cambiamento quali sono? Ma sicuramente è praticità, nel senso, come dicevi tu prima, l'apprendistato oggi è totalmente diverso.
se può essere chiamato tale, e non ha quel tipo di iter che aveva prima, no? Dove tu dovevi farlo. A me Gianluca la prima cosa che mi ha detto, mi ha preso una macchinetta, mi ha messo a letto, smondola e rimondola come se fosse una K47, lo fai e impari anche a livello visivo le componenti, no? Poi è normale che vai a tentativi, vai così, però ovviamente è praticità. Il fatto di non tenere più una roba che metti il voltaggio, la molla, la curva, la cosa, metti là, va 6, 5, va 6, 6, è un motore. Questo rende tutto più semplice. La nuova generazione, come coi puntali, no? Alla fine, voglio dire, io ho cominciato con l'acciaio e quando ho la possibilità in uno studio, oppure che posso usarlo, ma è come andare a nozze. La plastica è sempre, cioè a parte l'impatto ambientale, vabbè, ma non sto facendo le asciugate così, però voglio dire, l'acciaio è un'altra roba, però è tutta praticità, non devi fare una sterile, non devi pagare una persona, cioè sai com'è. Quindi io credo che sia fondamentalmente quello, è che la gente vuole tutto e veloce, non se ne fotte più di sudarsela, no? Se mi viene data, perché non prenderla? Cazzo, è più facile così di quello, bene. Tanto alla fine ti diranno, tanto la cosa importante è il tatuaggio come esce. Vabbè, ci avranno pure ragione, perché quello che tu vedi, però a me piace pensare che c'è tutto il pacchetto e l'esperienza magica che uno trasmette, no? Però, che ti devo dire? Cioè, alla fine Don Chisciotte non le puoi fare. Nel senso, uno va sul suo, ho capito che uno va sul suo, e alla fine ci troviamo a parlare noi stasera per questo, quindi è bello pure per questo, no? Certo. È un po' come quando le persone magari ti chiedono un soggetto. Io di solito cerco di dare un'alternativa. Magari tu mi dici voglio questa cosa, io vedo che è una cosa molto simile ad un'altra, magari cose un po' già viste su internet. Io cerco di dare sempre l'alternativa, perché Certo, comunque sì. magari ti dico guarda, questa se vai al mare quest'estate la vedi da altre 1000 persone, cerca di fare una cosa. Esatto, ma è proprio quello che è cambiato. Forse è sempre stato, però prima si fidavano di più, ora vogliono quello. Lo status è quello, ti dirà, ma io l'ho visto che quello l'ha fatto cioè, alla fine il cliente se ne è uscito dallo studio senza tatuarsi. Quindi comunque una cosa che mi è stata pure insegnata, storto, dolente, le devi cioè questo se ne uscì quando faccio dallo studio, perché è comunque un po' la prassi. È ovvio che tu cerchi sempre di stare lì a dare la massima cosa che puoi fare, però alla fine non è che ti arrendi, alla fine gli farei un tatuaggio fatto bene, però come lo vorrà lui, alla fine lo porterà lui. Quando vedi che non c'è più quando cioè, sbatti, ma alla fine lui è fermo, alla fine gli fai un tatuaggio fatto bene e basta. Però capisco il discorso che fai ed è giustissimo. Non tutti lo fanno più. No, guarda, è una specie di guerra adesso, perché io ci provo, però inutilmente. Ci sono anche gli studi, io lo so, perché comunque, anche se per un piccolo periodo con Gianluca ho avuto lo studio e mi rendo conto delle bollette devi pagare, però è anche come uno vuole gestire lo studio. Certo. È la politica che vuole portare. Lavoro in uno street shop fondamentalmente, quindi entrano, oltre, a parte i miei clienti, a parte il mio stile, io faccio il californiano di base pure, però a parte i clienti miei ovviamente devo pure accontentare, ci sono delle giornate magari che sono vuote, devo accontentare i clienti. Certo, poi lo street shop è bello pure per quello, no? Veloce, cioè, a me piace sticarmi, non stare là imballato, in panico. È bello quando vai pure a martello, ma non a livello economico, ci mancherebbe, ma proprio a livello che cazzo sto facendo, no? È bello. Sì, è molto bello. Senti, al momento attuale quali sono i tuoi piani per il futuro? Cioè, hai delle convention, dei guest o semplicemente Anche col gruppo. delle idee, il gruppo, qualsiasi cosa? Il gruppo con la pala. No, io ora come ora sto cercando di darmi un calcio sui coglioni per stare fermo su una sedia, che è difficilissimo, perché mo come dicevo prima, sto a Milano da mensilina 3 mesi, mi sto trovando benissimo, però ho bisogno di stare un attimo fermo, perché ho visto che stando fermo, l'ho capito a 44 anni, la gente inizia a venire da te. Quindi, cioè, che è bello girare, tutto figo, tutto bello, però alla fine si inizia pure a fare large sites, pezzi così, però ovviamente viaggiare è la priorità. Quindi comunque un po' con la band, un po' con le convention, credo che tornerò tra agosto e novembre 2 volte negli Stati Uniti, e con la band la seconda volta mi sa che mi starò un bel po', tipo un mesetto pensavo, girando un po' lì. E poi convention ho fatto quella di Edimburgo ultimamente, tipo così, è stata bellissima con Lollo e altri ragazzi. Forse faccio Hagen e per ora sto bene così. Volevo fare Sacramento ma non ce la faccio perché sarebbe la terza volta, poi andare in Stati Uniti diventa un po' complicato.
e ho imparato che bisogna anche tirare un attimo il freno a mano ogni tanto. Sì, Siamo d'accordissimo. Ovviamente, Sì. capiamo. Se no perché ti piglia, no? Sì. Certo, è un'addiction. È dilagante proprio. Allora, ok, Clem, grazie mille. Grazie a voi, è siamo stato proprio arrivati divertente. alla fine. Spero Grazie, che veramente. sempre voi. Grazie, assolutamente. Allora, noi salutiamo un attimino e poi se puoi rimani un attimino così ci salutiamo anche noi su Zoom. Va bene? Va bene. So guys, thank you very much Thanks a for lot. participating and see you soon. Stay tuned for the publishment of this interview and for the others, because we still have to publish the interviews we did at Seven Doors in London. And please, if anyone wants to support us, remember to do that. So, Thank you. bye. Thanks a lot. See you, See bye. you. Bye bye.